Ragazzi, eccoci arrivati alla nostra area sosta, nel senso che ci siamo già stati. C'è un signore accanto con il van, abbiamo già fatto due chiacchiere, due saluti diciamo più che due chiacchiere, e questa è la postazione, vi faccio vedere. Fede sta livellando con i cunei perché è leggermente in pendenza. Lì quella colonnina verde illuminata è la presa di corrente a 220 e noi siamo felici. No, è un bel posto, vi faccio vedere tutto intorno. C'è il fiume proprio qui e questo è il fiume che passa praticamente a fianco ad Alba Iulia. Non ve l'avevamo detto prima, Alba Iulia si trova là dietro quegli alberi, mentre questa al di là del fiume è una frazione, adesso non ricordo il nome, che è collegata con un simpatico ponte pedonale. Come vedete ci passano le persone e soprattutto ci vengono molti pescatori. Il fiume è il Mureș, che è lo stesso che poi passa praticamente in Alba Iulia, la città che abbiamo visto stamattina, anzi poco fa. C'è un tramonto bellissimo stasera, non so se si intravede dietro agli alberi là in fondo, molto rosso e bello. Qui si sentono le voci sopra il ponte e come vi dicevo ci sono i pescatori, vedete lì, è un po' lontano, ora vi faccio vedere, intenti nella pesca dal ponte. Abbiamo incontrato altri signori che andavano via con le sacche, con le canne, cioè c'è una bella attività da questo ponte, pare. Chissà che cosa prenderanno o avranno preso. Ciao. Che si dice? C'è il sole oggi, eh? Che bellino. C'è il sole, oggi. Eri te che facevi bagarre stanotte, eh? Sì, eri te. Ora ti si fa fare colazione. Aspetta un attimo. Ciao. È un solo, è un signorino. No. Andiamo. Vieni, andiamo. Ehi, aspetta un attimo. Dai. Eccoci qua. Guarda che fame. Che bellino. Stamattina facciamo un po' di ordine dentro il garage di Charlie, approfittiamo di questo luogo di pace dove poter fare tutti i nostri lavoretti. Dobbiamo fare tra l'altro alcune piccole riparazioni. Abbiamo una lampadina da cambiare che è bruciata, c'è da fissare una mensolina che si è staccata con delle vibrazioni perché era solamente incollata, quindi andrò a mettere delle viti di supporto così almeno la rendiamo più stabile. Facciamo un po' di ordine nel garage, facciamo anche il cambio dei panni. Abbiamo fatto il cambio delle lenzuola nel letto dopo aver fatto la lavatrice l'altro giorno. Qui abbiamo la borsa dei panni di ricambio e quindi niente, apriamo la cassetta degli attrezzi, prendiamo quello che ci serve e facciamo qualche piccolo lavoretto di manutenzione ordinaria. Perfetto, questa mensolina l'abbiamo fissata. Ora passiamo al prossimo lavoro. Bene, andiamo a sostituire questa lampadina della luce di posizione che si è bruciata. Non so se si vede,
Questa è bruciata, ora mettiamo questa nuova. Diamo anche una controllatina all'olio del motore, già che abbiamo aperto il cofano, così almeno facciamo un check-up completo. Olio perfetto ragazzi, anche perché l'abbiamo cambiato da poco, quindi ci sarebbe da preoccuparsi se non fosse così. Comunque l'olio va bene, abbiamo solamente il livello del liquido del raffreddamento che magari è un po' bassino, quindi dovremo fare una piccola aggiunta di Paraflow. Un'altra manutenzione che facciamo spesso è quello di lubrificare con il WD-40 tutti gli ingranaggi della porta scorrevole, perché qui ci sono delle rotelline che scorrono sui binari. Abbiamo questa ruota centrale, abbiamo poi questa parte inferiore con anche l'apertura della maniglia e il binario superiore. Abbiamo lubrificato con il WD-40, abbiamo lubrificato il tutto sempre con il WD-40, così almeno manteniamo la porta in perfette condizioni. Ora vado a fare un lavoro che è da una vita che devo fare, ovvero collegare i sensori della temperatura a queste ventole di estrazione. Queste sono ventole da computer, però non le abbiamo mai di fatto collegate, quindi ci andremo a collegare all'MPPT del pannello solare frontale, perché ha anche le uscite delle luci esterne che sfrutteremo per collegare l'uscita della corrente che ci andrà ad alimentare appunto queste schedine. Qui abbiamo la possibilità di settare una temperatura. Quando all'interno del vano accessori della Victron la temperatura è troppo alta, il sensore di temperatura rileverà questo aumento di temperatura e farà partire la ventola di estrazione, facendo uscire così l'aria calda dalla parte superiore e creando questo circolo forzato dell'aria fresca che entrerà da sotto per poi risalire. Collego tutti i fili e poi proviamo se funziona la scheda. Nel frattempo si è fatta l'ora di pranzo e Marta sta preparando il pranzetto. Fuori si è anche un po' appannato il cielo, diciamo così. C'era un bel sole, si è un po' offuscato. Che facciamo di buono? Tagliatelline al ragù. Il ragù di casa, ragazzi. Certo, il ragù fatto in Toscana e congelato, proprio come me. Fa un po' freschino, è calata la temperatura perché prima c'era il sole, ora il cielo si sta un po' velando e la temperatura sta calando. Anche perché hai tenuto tutto aperto per fare i lavori. Sì, ma ancora i lavori non sono terminati, manca da stringere le ultime due viti e poi da apparecchiare la tavola. E poi si mangia, ragazzi, si mangia. Vai che si mangia, che è calda, vai! Questa è pura poesia. Poesia! Vi rendete conto, le tagliatelle al ragù maremmano mangiate in Transilvania. Ma che volete di più? Niente, siamo a posto così, vogliamo mangiarli. Allora, qui abbiamo la scheda con il sensore di temperatura. C'è un kit che va montato, la confezione ha due schede e questa è la scatolina montata. Abbiamo messo tutte le viti, dei bulloncini e ci sono tutte le fessure per poter collegare i fili elettrici, i tre pulsanti per accedere ai tre pulsanti per settare la temperatura e per inserire lo spinotto del sensore di temperatura, che è questo qui. Abbiamo questo cilindro che va messo a contatto con gli apparecchi che vogliamo monitorare e qualora questi superassero una certa temperatura faranno partire la ventola. Oppure questo qui possiamo lasciarlo a misurare semplicemente la temperatura ambiente. E il kit è pronto per essere installato. Allora, abbiamo fissato la scatolina alla parete interna del nostro vano tecnico. Qui c'è il sensore della temperatura.
attaccato all'inverter. Ora abilitiamo dall'app l'uscita del carico dell'MPPT della Victron e vediamo se arriva la corrente, e poi andremo a settare la temperatura per far partire la ventola. Uscita del carico attivo, la scatolina del sensore si è accesa, ci segnala 21 gradi al momento. Allora adesso dobbiamo cercare di far partire la ventola. Qui settiamo la temperatura. Benissimo, abbiamo finito di ricollegare tutto quanto. Ora, come vedete, la temperatura è scesa a 16 gradi, la temperatura ambiente. Infatti tra un po' accenderemo anche il cinesino per riscaldarci un po'. Però se io vado a settare la temperatura più bassa di questa attuale, vedrete che partirà la ventola. Quindi andiamo ad abbassare la temperatura. Si accende la spia rossa e parte la ventola. Come aumentiamo la temperatura di riferimento, la ventola si ferma. Quindi basterà settare la temperatura ad esempio a 30 gradi e quindi cosa succede? Che quando la temperatura di esercizio all'interno del vano tecnico supera questa soglia, partirà la ventola di estrazione. In questo modo possiamo sapere benissimo e tenere sotto controllo la temperatura all'interno del vano tecnico. Altro lavoretto finito, nel frattempo sono passate un po' di ore, la giornata volge al termine e si avvicina all'ora di cena, quindi tra poco ci prepareremo e concluderemo questa giornata. Buongiorno! Ciao, Batato! Non hai nemmeno mangiato i croccantini. Non l'ha finito. Non l'ha finiti. Oh! Ma buongiorno! Ma ciao! Vuole salire, sai. No, non si sale. Ciao, Batatino, ciao! Ha fatto freddo stamattina e stanotte? Piccino, sì. Buongiorno ragazzi. Stamani quando ci siamo svegliati era tutto brinato. Ciardi segnava -3 esterna, quindi secondo me ha fatto anche -4, -5. Sì. Ma noi abbiamo Freschino. dormito al caldo. Sì. Straccine basto e piumone, accoppiata vincente. E poi guardate il cielo, sempre blu. Ha messo tanti giorni buoni, quindi almeno per questo siamo a posto. Speriamo che regga. Ora salutiamo il nostro amico e ci prepariamo a ripartire. E dopo aver salutato il nostro amico Pelosetto ci siamo rincamminati. Dispiace sempre, ragazzi, sono sempre saluti un po' tristi. Loro sono felici, sono liberi nei posti in cui li troviamo, forse è più per noi, non lo so. Sì, magari loro sono abituati, oggi stanno con noi, domani stanno con un'altra persona e tirano avanti così. Sono liberi, quindi scorrazzano, corrono, fanno quello che vogliono. Certo, sicuramente magari la fame e il freddo ci sono. Noi siamo stati lì 2 giorni, siamo stati bene, ora però è il momento di ripartire. Dobbiamo fare un po' di spesa. Ora vediamo di trovare un piccolo supermercato, insomma ci mancano alcune cosette, e poi passando dalla famosa zona dei paesi sassoni raggiungiamo, forse stasera, vediamo come va la giornata, un'altra perla della Transilvania, perché è definita anch'essa una perla. Siamo curiosi. E lavaggio per Charlie sia, era così sporco, poverino,
ci avevano fatto la cacca sopra tutti i piccioni o qualche altro uccellino, non lo so, ma non si poteva guardare, il parabrezza era sporco e quindi abbiamo visto questo autolavaggio bello alto, centriamo anche noi in altezza, quindi insaponata e risciacquo. Avete visto com'è splendente Charlie? Pulitissimo dopo il lavaggio. Mancano una ventina di chilometri alla prima tappa intermedia, ancora non è l'ora di pranzo, noi abbiamo fatto una seconda colazione con un po' di frutta e ora stiamo passando una bellissima strada, ci stiamo godendo il paesaggio. Purtroppo il cielo da azzurro azzurro è diventato un po' grigio. Speriamo che sia una velatura passeggera. Breve riassunto. Mentre passavamo da questo paese, città più che paese, abbiamo trovato questo grande centro commerciale con una filiale del Kaufland. Sapete, è il supermercato che ci siamo stati a Brasov. I prodotti ci piacevano più o meno, quindi c'è il parcheggio grande, ci siamo fermati e abbiamo fatto la spesa. Come vi dicevamo, ci mancava quasi tutto. E poi abbiamo mangiato. Sì. Ma eravamo talmente affamati che non abbiamo nemmeno ripreso, però vabbè, state tranquilli. Uno snack veloce, sì, dai, non veloce. Era proprio un pranzo, una cosa così al volo per stoppare la fame. E ora siamo ripartiti. Allora, la tappa è Sighishoara, che è a una quarantina di chilometri da qui. Però nel mezzo ci sarebbe un'altra tappa che siamo indecisi se fare o meno. Ora vediamo. Perché questo? Perché purtroppo le giornate si accorciano velocemente, quindi la luce va giù e fa buio presto. In più oggi c'è questa perturbazione grigia, cielo tutto tappato e sicuramente farà buio prima del solito. Che poi è strano, stamani c'era il sole. Stamani c'era il sole, ce lo siamo perso per strada il sole, non lo so. Peccato, perché mette una certa sonnolenza questo tempo e vabbè. Quindi, nel senso, troppe cose nella giornata non ha senso metterle in programma, perché poi arriveremo comunque con il buio. Voi sapete che col buio noi non guidiamo, non facciamo riprese, non facciamo nulla. Quindi probabilmente ci fermeremo prima o salteremo questa tappa intermedia, magari che ci interessa meno. Ci troviamo proprio in questo momento a passare nella cittadina di Mediash, che anch'essa è una delle città sassoni molto famose. Vi faccio vedere qualche passaggio.
Abbiamo fatto giusto 2 passi proprio per vedere il centro storico di Mediaș, che è uno dei borghi sassoni della Transilvania. Degna di nota è la torre con l'orologio sopra, che si chiama Torre dei Trombettieri ed è del XIII secolo. Il centro poi è medievale. La torre, pensate, è alta ben 70 metri ed è visibile da tutta la città. Noi infatti siamo arrivati in centro perché l'abbiamo vista, seguito... ha detto il centro è sicuramente laggiù. Esatto. Però non ci soffermiamo perché vi abbiamo spiegato prima il discorso dell'orario, poi della giornata che insomma sta diventando buia e quindi, siccome vogliamo arrivare per tempo alla prossima tappa, proseguiamo. E cavoli vostri! Guarda là! Le patate. O cavoli o patate, scegliete voi! Vi diciamo dove siamo arrivati, Intanto godetevi il panorama. Il Medioevo, guarda che case che c'ha. Anzi, sì, esatto, godetevi il Medioevo. Eccoci. Era quella. Alla fine siamo arrivati alla tappa intermedia che ci eravamo prefissati. È quella lì, qui sopra, vedete? Qui sopra. Purtroppo la giornata sta un po' volgendo al termine, è molto grigia, è molto freddo e tra l'altro l'edificio, la chiesa... Sì, ma non hai detto dove siamo. Perché di chiesa si tratta? Siamo a Bjertan, scusate, ma il freddo, sapete. Siamo a Bjertan, che è uno dei 7 paesi sassoni, perché sempre in questa zona siamo. Sempre in Sassonia stiamo. In Sassonia della Transilvania, ovviamente. La particolarità di questo paese, perché poi di fatto è un piccolo paese, è la chiesa fortificata alle nostre spalle. È famosa innanzitutto perché è stata dichiarata patrimonio da parte dell'UNESCO, ma è stata dichiarata da parte dell'UNESCO perché è una chiesa fortificata che ha mura alte 12 metri, quindi una cosa un po' inconsueta, perché ha una fortificazione molto alta. E poi tutt'oggi in questa chiesa la cosa particolare è che si celebrano ancora funzioni religiose. Credo che sia l'unica. E infatti è l'unica, stavo aggiungendo che è l'unica, quindi diciamo l'insieme delle due cose ha reso celebre questo posto. Ci sarebbe piaciuto visitarla, ma arrivando qui abbiamo visto troppo poco movimento, troppo silenzio, quindi abbiamo guardato nel sito le aperture e le chiusure. L'unico giorno in cui è chiusa è il lunedì. E oggi che giorno è? Indovinate? Scrivetelo nei commenti. In ogni caso, anche se non fosse stato lunedì, la chiesa ha degli orari veramente molto stretti. C'è una finestra di pochissime ore per poterla visitare. È vero, quindi non ce l'avremmo fatta comunque. È un po' difficile. Perché chiude nel primo pomeriggio, quindi andava vista la mattina, ma purtroppo non siamo stati preparati su questo orario e quindi siamo di passaggio, perché la nostra tappa finale è l'altra città di Sighișoara. Quindi qui ci passiamo davanti e abbiamo detto: ma perché non vedere la chiesa fortificata? No, perché è lunedì, non si vede. Ma una domanda, ma te non ti senti osservata?
No, perché che c'è? Perché anche qui abbiamo i tetti con gli occhi che ci guardano. Non ci avevo fatto caso, birbante, vedi? Io mi sentivo un pochino osservato, ho detto, ho guardato intorno, effettivamente Anche qui, è vero. anche qui abbiamo Come questa a Sibiu. particolarità, come Come- a Sibiu. Quindi niente, ripartiamo con Charlie alla volta di Sigishoara. Stiamo entrando dentro Sigishoara e andiamo a cercare un parcheggio per la notte, perché ci fermeremo qui, visto che è buio fra poco. Abbiamo da lavorare ora un po' al computer, ma domani mattina gamba in spalla, come si dice, e via ad esplorare questa perla, perché è una perla. Poi vi diremo meglio.